ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, c'è un messaggio adesso per te. Ho sentito forte la spinta di fare questo video, volevo farlo con una sola variante, però a un certo punto ho detto no, due. Quindi parla d'amore, parla di relazioni. Allora, c'è un messaggio per te. Mi farò ispirare, lascerò parlare le carte, vediamo qual è questo messaggio, farò proprio da canale, no? Allora, se ti ispira di più una, se ti piacciono tutte e due, prendi quella che prima è e poi l'altra. O se ti ispira solo una, prendi solo quella. Però al termine di ogni variante io risponderò a una sola domanda tua, sì o no. Quindi se hai due domande puoi sentire anche entrambe per vedere a una variante una domanda e all'altra variante l'altra domanda. Ok? Allora, prima o seconda, sotto l'info box trovi la timeline di ogni variante. Se mi ricordo di metterla. Che ogni tanto mi scrivete, Fra, ti sei dimenticato? Vabbè, faccio 100.000 cose, mi dimentico ogni tanto. Allora, prima o seconda, vediamo d'amore cosa va. Sia che tu abbia una persona che non ci sia, E partiamo dalla prima. Allora, partiamo dalla prima e mettiamo prima gli oracoli questi. Voglio vedere da qual è l'energia. Ta-da, Isefirio. Vediamo l'energia sull'amore, o regno gregorico, o regno delle ombre, regno della chiara luce. Vediamo a quale punto ci troviamo. Per le ragazze e ragazzi con la prima variante. Si è girata da sola, strano che ho sentito una certa urgenza nel fare questo video. Allora, lo spiego per le ragazze e i ragazzi che non sanno cos'è il regno gregorico. È il regno delle paure, il regno dei condizionamenti, il regno del controllo, il regno dell'io, dell'ego. Voglio così, voglio quello, voglio che si faccia così, voglio e allora produco attaccamento, paure. Ok, abbiamo capito che siamo nel regno della melma. Nella melma. Però andiamo a vedere che tipo di melma è e la risolviamo subito. Allora, vediamo un po' qual è la carta corrispondente al regno gregorico sull'amore. Prima variante. La porta di Lucifero. Ok, ci hanno già risposto. La porta di Lucifero, Lilith, ansia e paura ancora ti possiedono. Ribellati, esci, vivi, amati. Ok, non ti stai amando in questo momento, hai delegato la responsabilità della tua felicità all'esterno. O che ci sia una persona o che non ci sia, se c'è una persona hai delegato la responsabilità della tua felicità all'altro senza riassumerti la responsabilità di quello che stai proiettando. Se non c'è ancora una persona, stai delegando all'esterno la possibilità di essere felice quando la tua coppola devi prima di tutto trovare dentro di te. Ok. E ci siamo capiti, va bene, vediamo un po', vediamo cosa raccontano i tarocchi. Chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te affinché tu abbia visione, consapevolezza, gioia, libertà e illuminazione. Vediamo cosa mi raccontano qua nell'amore. Vediamo cosa sta accadendo, cosa sta succedendo, vediamo. Due di denari, la giustizia, re di denari, perché c'è il 7 di spade. Menzogne, inganni, bugie, scappare da se stessi. Ok, poi 7 di bastoni. Allora, molti di voi stanno avendo a che fare con questa persona qui, questo re di denari. Forse è una persona che già è impegnata o è una persona che ha delle responsabilità o ha degli altri impegni, ti ha messo da parte, ti sta mettendo da parte, seguendo proprio questo filo qua. O l'hai vissuta questa situazione e quindi è come se reclamassi giustizia, no? È come se reclamassi giustizia, puoi aver
fatto esperienza di una persona che scappa, di una persona che non si assume le proprie responsabilità nella relazione, è come se avesse messo difese, no? Limiti, difese, blocchi. Ma la persona che non si assume la responsabilità nella relazione con te ti riporta alla necessità di riassumerti tu la responsabilità di quello che stai vivendo, in qualità di anima, mi spiego? Quindi qua mi stanno parlando chiaramente di una fuga dalle responsabilità, sottrazione, sette di spade è la carta del ladro, no? Di colui che si nasconde, in questi termini è colui che si sottrae magari a una responsabilità nella relazione o che si è sottratta a questa responsabilità. È come se avessi delegato il potere a questa immagine, cioè a questa persona. Ok, cosa ci insegna la giustizia a questo punto? Ci insegna di mettere le cose in chiaro. Le cose in chiaro sono, prima di tutto, è mia responsabilità dirti come stanno le cose. Come stanno le cose? Che se noi proiettiamo, nella misura in cui noi proiettiamo una persona che sfugge, scappa, non si assume le responsabilità, è perché dobbiamo chiederci dove io non mi sto assumendo la responsabilità della mia vita. Significa significa mi assumo la responsabilità di ciò che proietto. Ho proiettato questa persona, bene, me ne assumo le responsabilità. Ciò cosa vuol dire? Ritiro le proiezioni. Cioè, mm, prendo ferma risoluzione di essere perfettamente consapevole che questo è uno strumento dell'anima che mi serve per arrivare da qualche parte, liberarmi dalle gabbie di delegare la responsabilità all'esterno. Sì, così sta la situazione. Ok. Vediamo come si può evolvere la situazione se tutto rimane così com'è. Paggio di coppe, la torre, 7 di coppe, il diavolo, cioè qua è uscito Lucifero e qua è uscito il diavolo comunque. Allora, io ce l'ho la risposta. Questo è il 9 di denari. Io ce l'ho la risposta. Allora, adesso te la racconto. Sei in preda a un inganno amoroso della mente che ti ha proiettato questa persona affinché tu ti riassumessi la responsabilità di quello che hai proiettato e tranciare una volta per tutte la dipendenza emotiva. Allora, qua vedo che è necessario, questa persona ti ha portato, ti può portare, ti ha portato, non lo so se ci sta insieme o meno, confusione, tanta confusione, confusione e anche attaccamento, e anche attaccamento, confusione, possono esserci, puoi aver avuto, sai, quella ferita di non essere stata scelta o stato scelto, possono esserci anche dei sotterfugi o altre persone, magari questa persona ha potuto, magari hai scoperto questa persona che faceva mandava messaggio a qualcun altro, cioè insomma, qua c'è, ma al di là di quello che hai scoperto, è un'immaturità emotiva, ma l'immaturità emotiva che proietti nell'altro arriva per dirti sii tu matura o maturo emotivamente, assumiti la responsabilità di ciò che accade e torna a essere, torna forse a diventare autonoma o autonomo a livello emotivo. Il 9 di denari qui mi sta raccontando che è necessario che tu riprenda autonomia emotiva. Come si fa? Riassumendoti la responsabilità di quello che proietti, ritirando la proiezione. Quindi pacificando le immagini, cioè non è lui o non è lei la colpa di qualcosa. Io pacifico le immagini, sul canale vi do tutti gli strumenti, no? Pacificazione di immagini, dal semplice pentacolo magico, dal semplice rituale, dal semplice parola o mantra, no?
perché il nodo di questa situazione è riassumerti la responsabilità e diventare emotivamente integra, scusami, smettere di avere dipendenze emotive, perché qua c'è forte passione e allo stesso tempo anche i dubbi che tu non sia la persona all'altezza della situazione, forte passione, i chakras esplodono, la Kundalini esplode e quindi vengono fuori tutte le paure legate all'attaccamento per questa persona. Quindi, allora, la lettura mi sta raccontando primariamente di te che te ne esci dalla condizione della, se mi applichi un rito, una pacificazione, qualcosa, te ne esci dalla dipendenza emotiva e questo ti può fare avere una visione più ampia delle cose, cioè una visione che ti permette di decidere senza l'attaccamento, cioè avere autonomia emotiva significa decidere dalla libertà di poter scegliere e non decido dalla mia paura, decido da una condizione di libertà, scelgo da una condizione di libertà. Perché qua mi sta raccontando di questa persona che ti ha fatto da specchio, ti sta facendo da specchio affinché tu possa sciogliere paure, resistenze e attaccamenti legati al vero amore. Che magari può essere con questa persona o può essere con un'altra persona, il punto qua non è la persona in sé che si fa veicolo di certe immagini che devi vivere, perché altrimenti se è una persona nuova e non risolvi questa cosa ti ricapita la stessa cosa. Ecco perché noi facciamo tarologia co-creativa, cioè laddove vedo il fatto te lo racconto e ti dico come si fa a superarlo, o meglio prendere il meglio da quello che ti sta accadendo e realizzare il tuo capolavoro di vita senza dire di no al destino, ma cambiandone gli effetti. Ok. È possibile che questa persona ti abbia proiettato un grande egoismo, una grande, come dire, un grande egoismo, va bene, un po' di manipolazioni, eccetera, ma questo a margine, cioè nel sottobosco, era per farti realizzare l'autonomia emotiva, che è anche autonomia di il 9 di denari e la realizzazione del sé. E sapete quanto amo questa carta? Perché dà l'idea dell'interezza, di come una persona, di come a cosa l'anima vuole tendere affinché si possa sentire intera. E allora qua c'è la distruzione di una vecchia identità, che è quella che ti ha potuto far vivere questa persona a mezzo di certe esperienze dolorose. Mi stanno parlando di un grande dolore dovuto magari a un tradimento o magari dovuto a un tradimento della fiducia, magari non necessariamente con altre persone, un tradimento della fiducia che ti ha portato in confusione, che ti ha fatto ancora di più sentire l'attaccamento, la pressione, quello verso cui la tua anima tende è la libertà. 9 di denari. La libertà. Sì. Cioè, è mettere un punto a questa forma di vivere l'amore. Certo è che questa persona ha risvegliato un grande potere erotico, sessuale in te. Ricordiamo, non confondiamo il veicolo, che è la persona, con l'obiettivo, che è la realizzazione del sé, a mezzo di questo veicolo. Allora adesso vediamo, entriamo con la tarologia co-creativa, vedi qua c'è il 9 di coppe, che te lo dico a fare, 9-9, energie autonome. Realizzare la piena interezza sentendo quanto si può godere nella piena interezza di sé e solo da questo spazio, 9 di coppe e 9 di denari, possono nascere delle scelte che non sono dettate dalla paura e dall'attaccamento, ma scelte libere. E come ci insegnava la giustizia qui. Vediamo se continui a seguire l'attaccamento, cioè se non operi in funzione della tua anima, cosa accade? Che qua c'è sempre più distacco. Re di spade, cioè, o meglio, c'è sempre più distacco anche nel tuo approccio, perché il Re di Spade mi racconta di una figura che quando è illuminata sa prendere le giuste decisioni. Quando invece non è illuminata dalla luce della consapevolezza, ma l'abbiamo già aperta in questo spazio, cosa fa il Re di Spade quando non è illuminato? Diventa cinico, diventa razionale, diventa separato dalla verità perché divide giusto o sbagliato, meglio o peggio, ho ragione io, hai torto tu. Cioè, diventa la freddezza, la rigidità, la chiusura del cuore. Quindi
Se segui la rotta senza consapevolezza, la cosa si irrigidisce ancora di più. Cosa succede invece nella misura in cui tu cooperi con il tuo benessere personale, riporti l'attenzione al centro di te, cosa accade? Che finisce l'identità basata sulla paura. Non necessariamente finisce la relazione se ami questa persona, finisce col 10 di spade l'identità che si lega definitivamente, finisce definitivamente l'identità che si lega a questa persona come bisogno e ti permette di essere libera. Libera o libero significa poter amare veramente. Quindi può darsi che finisca la relazione? Sì, siamo a migliaia, non so, io ti dico, può darsi che finisca un mio vecchio modo di abitare l'amore? Sì, perché se stai con una persona e sei il 9 di denari sei integro. Mi spiego? Vediamo un po' cosa ci dicono che cosa volevo mettere? Queste. Sentivo che dovevo fare questa lettura, porca miseria. Allora, come vedete, no? Nelle letture, quali sono gli arcani principali che sono usciti? Il diavolo che si ripete 2 volte. Quindi attaccamenti, paure, resistenze, una grande forza erotica che vuole essere direzionata con una mente risvegliata. Qual è l'altro arcano? La torre. La torre, distruzione di questo attaccamento per far fluire questa energia erotica, che è un'energia procreativa, che crea la tua realtà verso i chakra più alti. La giustizia, metti le cose in chiaro, cioè la giustizia è il karma, cioè le cose si sistemano, questa è una grande opportunità per sistemare il tuo karma. Il karma non è tanto ciò che ti accade, ma come ti relazioni a ciò che ti accade. Allora l'anima tua è stanca di relazionarsi a quello che accade sempre con gli stessi schemi. Devono finire. 10 di spade. Cioè non devi più dividere le cose, non devi più usare la ragione, la logica, la razionalità, ma devi permettere a quelle sensazioni di dolce tristezza, dolce malinconia, devi permettere a quelle emozioni, a quelle idee di farti sprofondare. Ma come dico sempre, no? Anche alle mie allieve, anche a tutte le persone che incontro sul mio cammino, devi permettere agli dei di amarti profondamente, come ti amano gli dei, facendoti sentire tutto il pathos. Quando piangiamo, dobbiamo piangere bene, cioè con la consapevolezza che stiamo facendo l'amore con un Dio. Dobbiamo spersonificarci dall'esperienza personale ed entrare nella dimensione mitica. Come lo facciamo? Sapendo che le emozioni sono gli dei. Ok, vediamo cosa ti dicono gli dei, appunto gli spiriti a mezzo di questo oracolo. Luce interiore, radianza interiore, il 9 di denari. Apro il mio cuore e torno e vuelvo mis ojos. Apro il mio cuore e porto i miei occhi alla luce alla luz de cada vida, di ogni vita. La personalità e l'apparenza sono le macchie dell'ombre, la bellezza e la bontà sono le macchie di Dios. Allora, cioè, questa è la divisione che fa Re di Spade, giusto o sbagliato, meglio o peggio, luce e ombra, no? Cioè, gli spiriti ti stanno dicendo di aprire il tuo cuore e vedere che ogni immagine che proietti, ogni cosa che hai sperimentato anche con questa persona, ma non solo con questa persona, nella tua vita, è un'immagine di Dio, cioè tutto è frutto degli dei. Allora mi apro alla bellezza, cioè guardo anche l'altro aspetto della cosa. Questa esperienza mi arriva affinché io possa realizzare veramente il vero amore, che è prima di tutto l'amore di sé. Senza l'amore di sé c'è solo amore nel bisogno con l'altro. Ripeto, senza l'amore di sé c'è solo amore nel bisogno con l'altro, che crea solo attaccamento e dipendenza. Ok? Vediamo, voglio vedere un'altra cosa. Tu stai riprendendo? Sì. Voglio vedere un'altra cosa. Cosa c'è dopo questo
dopo questo processo per te? Dopo il 10 di spade, la cosa verso cui si innalza il 9 di denari, no? Cosa c'è dopo questo processo? Verso cosa l'anima tende adesso? Cioè, qual è la benedizione di questo processo? Il 6 di spade, te ne vai verso nuove acque, cioè te ne vai in una nuova zona mentale. Al di là se stai con questa persona o meno, il 6 di spade, qua c'è una bellissima immagine di lei, vedi, che aveva le finestre chiuse, arriva una persona, gli apre le finestre e può entrare la luce. Cioè il 6 di spade viene dopo il 5 di spade, dopo conflitti interiori, autosabotaggi, lotte di potere, ho ragione io, hai torto tu, no così, no così. Apri le finestre. Quindi, che cosa accade dopo questo? C'è un traghettamento verso una nuova riva, più calma, più tranquilla, e vivrai una fase di transito su nuove sponde, e quindi ti lascerai permeare dall'anima che ti porta verso una nuova riva, bella, serena, cioè un passaggio di stato verso il 9 di denari. Me lo dicono chiaro, ragazzi miei, ragazzi, qua è necessario far morire questa vecchia identità. Vediamo adesso con queste altre. Ancora il messaggio degli spiriti per te. Tu hai un potere straordinario di attrarre i tuoi sogni, attrazione energetica. Un vero maestro sa che crea attraverso le sue azioni. Come vi dico sempre, quando io vi racconto, no, la storia, la narrazione che i tarocchi mi dicono, se rimanessero qui, rimarrebbero concetti, re di spade. L'anima non recepisce i concetti, ma recepisce azioni, simboli, mudra, gesti, va bene? E quindi tu, questa carta ti sta invitando a fare le pratiche, anche non lo so se stai facendo la porta, una delle porte che abbiamo messo sul canale, ma le porte sono veri e propri riti di trasformazione, avete visto migliaia di voi, no? Oppure qua io mi vedo anche, perché abbiamo il diavolo, abbiamo l'ossessione, abbiamo l'attaccamento. C'è una playlist nel mio canale che ho nominato lettura tarocchi esperienziale, con pratiche, con le pratiche. Allora c'è una lettura fatta apposta per questo, che se non sbaglio è quella, se mi ricordo mentre parlo te la faccio arrivare sopra come una piccola linea che esce, altrimenti vatti a riprendere la playlist, lettura tarocchi con pratiche, una cosa del genere l'ho nominata, dove c'è il titolo è ossessionato, ossessione, perché c'è una pratica che faccio col tamburo potentissima e gli spiriti ti stanno dicendo fai la pratica, ok? Perché un vero maestro sa che crea attraverso le sue azioni, non rimane passivo davanti a una lettura, ma si adopera per fare qualcosa, no? Per cambiare l'esito del suo destino. E dice qua che non dubitare quando senti che l'energia ti chiama, seguila senza paura e muovi il mondo. Ti stanno dicendo, oltre a quello che ti ho detto, hai un grande potere di creazione. Nella misura in cui tu agisci spinta dall'amore di te, in questo caso, tu cambi il mondo, cambiando anche le persone o gli eventi e le circostanze. Ok? Wow. Adesso, ragazze mie e ragazzi, ti chiedo di farmi una domanda. Risponderò sì o no. Fammi la domanda, falla ad alta voce. Chiedo al mio amante mistico di rispondere alla tua domanda. È un sì o è un no? Cinque carte. L'appeso. 9 di spade. Cavaliere di bastoni. Cavaliere di denari.
2 di denari qua che si ripete. La risposta è no adesso, non ora. Non ora, perché mi parla allora c'è questa situazione di sospensione, poi c'è la paura, poi le aspettative. Magari molti di voi che avete formulato la domanda l'avete fatta dal luogo della paura, no? Come ti ho detto prima. Ehm, quindi tornerà, mi ama, staremo insieme, quindi questo vuole correre il cavaliere di bastoni, il cavaliere di denari invece dice piano, no? Cioè sono due velocità qua incompatibili quasi e arriviamo poi al 2 di denari, quindi non c'è ancora una scelta definitiva qua, cioè la situazione oscilla, cioè si sta creando un nuovo equilibrio. Quindi la risposta dell'oracolo è non ancora. Quindi le carte ti chiedono, cioè, non forzare la cosa, ok? Non forzare la cosa, perché in questo momento qualcosa è ancora sospeso nella paura. Quindi lascia che quello che è ancora sospeso mostri poi la sua direzione. Va bene? Ok. Quindi, detto questo, ragazze e miei ragazzi, passo all'altra variante, se mi segui anche lì, se vuoi fare una domanda magari diversa da quella che mi hai fatto qua, e ci vediamo dall'altra parte. Mua. Eccoci qua con le mie ragazze e i miei ragazzi sul secondo mazzo. Allora, prima di mettere i tarocchi però, voglio vedere a livello amoroso, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, in quale energia siamo, se nel regno egregorico delle ombre o della chiara luce. Vediamo in quale energia siamo nell'amore e poi lasciamo parlare le carte. In che energia siamo nell'amore con il secondo mazzo, la seconda variante. Stiamo bene, va bene? Al di là che tu lo stia pensando o non lo stia pensando, regno della chiara luce significa che siamo già in una energia funzionale alla realizzazione. Ok, vediamo a che punto, qual è la carta della chiara luce. Vediamo. Alla realizzazione, proprio all'apertura di cuore, e c'è già questa apertura di cuore, e quindi vediamo un po'. Qual è la carta corrispondente al regno della chiara luce per te? Ok, la prendo io. Questa. Allora, qual è? Sì, c'è già. Forza, saggezza, padre. Usa la tua saggezza, discernimento, consiglio, cura. Tu sai, hai già visione, la visione è chiara. Tu hai una saggezza molto profonda e questa saggezza ti permette di avere una visione chiara delle cose, quindi affidati a questa tua saggezza. Quando, non lo so se stai facendo le pratiche delle porte insieme a me, comunque c'è tutto sotto all'info box, e fidati delle immagini che ti conducono ad abitare una nuova esistenza, perché quelle immagini sono mandate dal tuo daimon, dall'amante mistico, sposa invisibile, chiamiamola come vogliamo, spirito guida. Allora, quelle immagini ti stanno conducendo verso dove effettivamente la tua anima vuole andare e vuole realizzarsi. Ora, hai una saggezza profonda che ti guida e questa saggezza viene da una grande esperienza di vita vissuta con consapevolezza, o meglio, la saggezza che hai ricevuto adesso dai maestri che stai ricevendo è una saggezza basata sull'empirismo, sull'esperienza empirica. E allora tu sai discernere. Cos'è il discernimento? È diverso, l'opposto, è l'ottava alta del giudizio. Il giudizio è questo è giusto, questo è sbagliato, questo è meglio, questo è peggio, questo è brutto, questo è bello. Il discernimento dice: per alcuni uomini
ci sono alcune cose, per alcuni uomini sono giuste, alcune cose sono belle, alcune cose sono brutte, alcune cose sono belle, alcune cose sono meglio, alcune cose sono peggio. Per il divino tutto è perfetto. Per il divino, laddove è vero A, è vero anche B. Quindi, se mi arriva un certo tipo di esperienza, non la giudico da un punto di vista egoico, ma guardo l'esperienza complessiva. Questa esperienza mi serve o mi è servita per portarmi a un certo grado di elevazione, perché l'illuminazione o il risveglio avviene a gradi di intensità sempre più elevati, non è che arriva tutta una botta, cioè arriva a gradi di intensità sempre più elevati, un pochino lì, un pochino lì, un pochino lì. Questo ti permette di avere saggezza. Hai un ruolo di, sei una persona con questa carta che sa dare cura agli altri non avendo giudizio, perché hai sperimentato tu stessa o tu stesso la bruttezza del giudizio, ok? La limitazione del giudizio stesso. E quindi sei una persona che ha una forte ascendente sulle persone e anche allo stesso tempo una grande responsabilità per questo motivo. Detto questo, voglio vedere con i tarocchi cosa ci raccontano sull'amore. Allora, andiamo a vedere che cosa sta accadendo nell'amore, sia che tu abbia qualcuno che non ci sia a livello di presenza, no? Perché a livello di invisibilità c'è sempre qualcuno, che poi lo chiamiamo, che poi possiamo ricordarci di avere un amore nel passato e ricordiamo quello, o una persona che ci piace, stiamo pensando a quello, o non abbiamo nessuno apparentemente ma c'è il nostro amante mistico. Quindi perché la mancanza non è assenza, è invisibilità. E siccome il divino è invisibile, il divino è tutto ciò che ci resta da conoscere. E quindi a mezzo di quella solitudine, di quel silenzio, noi abitando quel silenzio possiamo permettere all'anima di aprirci la strada, senza voler occupare quel silenzio a tutti i costi o l'assenza a tutti i costi. Ok, vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito. Allora, cosa sta accadendo quindi? Situazione presente, 5 carte, forse, il giudizio, sì, la regina di denari. Prima di tutto qua io vedo una cosa potentissima, tu hai sentito la chiamata del Daimon e ti sei radicata in te stessa o in te stesso. Allora, ti sei svegliata, non so se ultimamente, ti sei risvegliata alla tua vera essenza, ti sai prendere cura di te stessa, degli altri, hai una... come se ti trovo bene con te, va bene? Ok. E da questa prospettiva adesso vediamo, amore, 3 di coppe. Io qua vedo che sai godere della compagnia degli altri, gli altri godono della tua compagnia. La giustizia, ci picchia, che belle carte, fortissime. Wow, 3 di denari, guarda, sono carte superlative, però già me l'aveva preannunciato il regno della chiara luce. Allora, tu sai esattamente chi sei. Samasati, come diceva il Buddha, ricorda chi sei, ricorda che sei un Buddha, ricorda che sei un risvegliato. Tu sai esattamente chi sei. E questo sapere esattamente chi sei non ti permette più di vivere in situazioni di dipendenza emotive. Io qua non vedo dipendenza emotiva, io qua vedo una donna o un uomo, se sei uomo, che sa condividersi con gli altri e sa che la felicità genera felicità.
sa che la felicità genera costruzione, perché questo è il modo corretto, la giustizia, di relazionarsi alla vita, con entusiasmo. Entusiasmo viene dal greco entheos, che significa essere nel Dio. Essere nel Dio significa essere presenti alle immagini della tua vita quotidiana che sono mandate da Dio, dagli dei. E questo ti permette di co-creare con le persone sulla base di questa consapevolezza. Allora, non lo so se tu stai insieme a qualcuno. Se stai insieme a qualcuno, questo tuo è come se tu avessi avuto un grande risveglio ultimamente, un grande risveglio che ti ha portato a sentire la chiamata dell'anima e ad agire in conformità di ciò che ti fa stare veramente bene. Se sei in coppia, queste carte mi stanno raccontando di quanto questa tua consapevolezza porti a migliorare sempre di più il rapporto. Ok? Se non c'è nessuno, tu stai creando proprio basi solide per costruire con un'altra persona. Potresti incontrare una persona per giustizia divina che ti si confà perfettamente. Vedo che sei molto concentrato o concentrato nelle cose che riguardano il tuo benessere, il tuo benestare, il tuo benessere. Può essere la famiglia, può essere il lavoro. Ti vedo amare, prenderti cura di quello che fai, lo fai con passione, lo fai con amore, ti vedo volgere nella materia questa tua consapevolezza di entusiasmo perché sai che ciò che è giusto per te è esattamente ciò che hai davanti. Questa è una lettura per le persone che hanno una grandissima consapevolezza dell'eudaimonia, cioè dell'entusiasmo, dell'essere nel daimon, nel Dio, che non significa essere sempre esuberanti, gioiosi, no, significa tutto quello che mi accade, io lo percepisco come facente parte di un disegno molto grande, molto più grande del mio piccolo io. È questo che ti dice la chiamata dell'anima. E tu sei una persona che sa supportare gli altri, sa incoraggiare gli altri, sa prendersi cura di chi ha intorno senza perdere se stessa o se stesso. Sei un maestro, che ti devo dire, ragazza mia qua? O ragazzo mio, che ti devo dire? Vediamo sempre nell'amore come si sviluppa la cosa. Regina di spade, qua abbiamo già due regine, perché tu sai discernere, tu sai dire la verità, il mondo. Guarda, io credo che nel prossimo futuro tu chiudi un grande ciclo legato all'amore per iniziarne un altro. Io vedo che tu hai potuto magari soffrire come tutti noi, però hai detto basta a tante cose. Vediamo un po'. Nell'amore sempre. Qua c'è una nuova opportunità d'amore per te, un risveglio della Kundalini, un'accensione, e arriva anche veloce veloce. In amore sta arrivando una grande opportunità di fuoco, diretta, improvvisa, magari un messaggio sui social, però qua vedo un movimento di fuoco, di chiarezza nei tuoi confronti. E tu sei una persona che sa discernere, come diceva questa carta, discernimento, e qua c'è la regina di spade. Vedo una grande passione che sta arrivando nei tuoi confronti, vedo questa grande passione che ti permette di iniziare un nuovo mondo, no? Qua abbiamo il mondo, un nuovo ciclo guidato dalla passione che ti arde senza mai perdere il tuo discernimento e la tua centratura. Qua c'è proprio un cavaliere con l'asso di bastone che arriva nei tuoi confronti al volo. Può essere la riaccensione di una passione, di un entusiasmo a mezzo di una nuova conoscenza. Sì. 8 di bastoni mi parla della vita che si muove, che fluisce, mi parla di molta eccitazione, erotismo, passione, kundalini, entusiasmo, assolutamente sì. E ancora nell'amore cosa va ad accadere?
7 di denari, 7 di bastoni e il re di bastoni. Potresti incontrare questa persona facendo qualcosa su cui stai mettendo attenzione, cura o sforzo. Sforzo non è la parola giusta. Potresti incontrare questa persona in un luogo dove tu stai investendo qualcosa, o potrebbe già esserci, però io qua vedo una persona che c'è molto fuoco e al tempo stesso ti dico che tu hai la capacità, quasi io non ti debba dire niente, perché è come se mi dicessero hai una saggezza talmente ampia che sai seminare, lottare per ciò in cui credi e far avere la fede di prenderti cura di ciò che semini anche nelle relazioni e veder germogliati quei semi, sai prendere le decisioni giuste e qua c'è una persona che arriva ad accenderti il fuoco, arriva a accenderti il fuoco e qua vediamo un re, anche una regina, ribalta quello che sto dicendo, adegua alla tua situazione. Questa persona è molto determinata, la vedo molto accesa, molto focosa, al tempo stesso è una persona che ha visione, che ha direzione, che ha leadership, ed è una persona che viene ad accenderti un fuoco, viene a accenderti un fuoco qui, una nuova passione, qualcosa. Ripeto, potresti incontrarla in dei luoghi dove tu stai investendo energia o stai coltivando qualcosa. Sì, oppure la conosci già, ecco, e la vedi appassionata, la vedi determinata, sì. A questo punto vediamo con queste carte. Guarda, io ti dico una cosa, questa lettura è completamente diversa dall'altra, proprio l'opposto, quasi come se fosse una naturale evoluzione dell'altra anche, sì. Vediamo cosa ti dice con i miei oracoli lui lei, questa persona, cosa muove questo entusiasmo. I miei oracoli li potete trovare sotto l'info box in descrizione. Può anche essere una persona che tu già la conosci e da una persona amica o ci lavori insieme e si dichiara per qualcos'altro anche. Io ti vedo all'inizio un po' più rigida o rigido, ma non perché è sbagliato, ma perché sei una persona che sa il fatto suo, va bene? Questo è. Allora, vediamo questa persona nei tuoi confronti. Sono pazzo di te l'avevo già detto, a volte basta mettere i miei oracoli per capire tutto. Però i tarocchi sono stupendi, sono pazzo di te. E quindi lui, o lei, insomma, è pazzo di te. Cos'altro? Sto affrontando tutte le mie paure. È una persona che... Allora, lo possiamo vedere, ecco a cosa servono poi i tarocchi, no? Sto affrontando le mie paure, questo è il cavaliere di spade, affronto le mie paure, ma su cosa verte questo affrontare le paure? Nell'avere il coraggio di fare certe cose, cioè le paure sono quelle legate, questa persona ha una grande passione, le paure sono legate all'adempimento di questa passione, però lo vediamo qui che è come se vuole combattere, ha aspettato molto per attraversare i suoi demoni, le sue paure, no? E tu gli fai da grande specchio, gli fai da grande specchio. Anche la paura di mostrarsi, no? Di rivelarsi, di dirti, o di prendere, di parlare con questo fuoco acceso che è un'energia molto forte. Cos'altro? L'amore è follia, alla fine supera le sue paure non ascoltando la mente razionale, ma trasfigurandola, no? Cioè è follia, un gesto folle, qualcosa di folle ehm, che è come se questo gesto folle, che non è proprio un gesto, è un gesto folle dal suo punto di vista, cioè supero le mie paure, faccio qualcosa che non mi aspetto, ti dico un messaggio, ti faccio qualcosa, ti invito da qualche parte, no? Vado oltre a quello che la parte razionale mi dice, perché tu sei un grande campo di accoglienza in questi termini, mi spiego?
vediamo un po' con questi tarocchi qua di che natura sono le paure di questa persona in questi oracoli. Questa sta uscendo. Paura di godere, gioia, la paura della gioia. Noi abbiamo appena detto che tu sei nell'eudaimonia, cioè nell'entusiasmo, la gioia, no? E sei questo che comunichi con gli altri. Questa persona ha paura della gioia perché ha paura di non poter sostenere tanta bellezza e quindi di conseguenza supera questo grazie al fatto che tu stessa o tu stesso incarni tale adempimento, tale gioia. È bellissimo perché gli fai da specchio, da specchio incredibile a questa persona. Tu a questa persona gli fai da specchio in questi termini, ti spiego. Il fatto che tu riesci a condividerti con gli altri senza perdere il tuo centro, il fatto di avere una mente lucida e stabile senza perdere il tuo centro, il fatto semplicemente di aver risposto alla chiamata dell'anima, perché magari questo non lo facevi prima, poi hai iniziato a fare. Per questa persona è il grande esempio animico, anche se non riesce a tradurla in questi termini, mi spiego? Bellissimo. Vediamo qual è, con queste carte, la grande forza interiore che tu hai. Tu stai riprendendo? Sì. Qual è la grande forza interiore che tu hai? E per cui questa persona è pazza di te. Hai la grande forza della rigenerazione, il morto è risorto tante volte, no? Lo sciamano, il mago, è colui che è morto e risorto, cioè come diceva anche Gesù, la vera vita è la seconda, cioè la capacità di morire a una vecchia identità dell'io, del sé, l'abbiamo detto anche nell'altra variante ma non ti spoilerò niente, e rinascere nella consapevolezza della co-creazione della propria esistenza. Non subisco il mio destino, io co-creo con il mio destino. E qua abbiamo la lucertola. Allora, che come colui che sopravvive è incomparabile, dice, non importa quello che succede, puoi adattarti, abbraccia la tua trasformazione, punta di nuovo, sei un maestro della rigenerazione. Questa persona percepisce da te che tu sei morta o morto e risorto tante volte. E quindi per questo inizia ad avere questa consapevolezza, perché la giustizia divina ti dice che tu, avendo fatto queste trasmutazioni tante volte, adesso hai la capacità di saperti donare senza più perdere te stessa o te stesso. E quindi perché questa persona è pazza di te? Perché profondamente assiste alla manifestazione di quello che anche lui vuole fare, cioè abbattere le sue paure, le resistenze al darsi e offrirsi, no? E tu sei un grande esempio di questo, è bellissimo, è bellissimo. Voglio vedere, voglio mettere una carta di queste, che non le uso da un po'. Vediamo cosa dicono, cosa dice l'oracolo, gli spiriti a mezzo di questo oracolo. Cioè equilibrio entro i confini, cioè praticamente l'epilogo di quello che ti ho descritto, di come sei tu. Equilibrio, cioè io mi do senza perdere il mio equilibrio, con i sani confini, no? Dice, ogni relazione ha bisogno di un senso dei confini per potersi mantenere. Se i confini vengono ignorati, l'intimità può facilmente trasformarsi in un peso. La vera salute sta nel mantenere l'armonia tra vicinanza e spazio, avere sia prossimità che distanza, attraverso una comunicazione sincera. Trova i confini che fanno sentire entrambi a proprio agio. E questo è, se tu non l'avevi ancora capito, no? Cioè tu sei così. Se non l'avevi ancora percepito, ti invitano a percepire questo che fa parte della tua essenza, no? Dicono avere la relazione e stabilire anche dei confini, perché una relazione è fatta di, per essere sana, di libertà e intimità, libertà e intimità.
E quindi è questo che viene a portare anche questa relazione. Bellissimo, bellissimo. Ok. Ok, adesso, ragazze mie e ragazzi, io metto un ultimo oracolo di questi e poi passiamo alla domanda sì o no. Cosa dicono gli spiriti a mezzo di questo oracolo? Qui ed ora, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai. Allora, se avevi delle domande, la risposta è nel tuo presente, concentrati su ciò che hai, qui ed ora, ma tu sei già nel qui ed ora, cioè tu sai perfettamente vivere nel qui ed ora, mi dicono, cioè lo sai fare, se avevi dubbi tu lo sai fare. Concentrati solo su ciò che hai, non pensare a ieri, non pensare a domani, adesso. Tu il tuo futuro lo crei adesso, tu il tuo passato lo crei adesso, pacificando il tuo passato, lo crei adesso, lo ricrei. E questa è una carta che mi conferma quanto tu sia radicata o radicato. Adesso passiamo alla domanda sì o no. Ti chiedo di farmi una domanda, falla ad alta voce magari, e chiedo al mio amante mistico di rispondere alla tua domanda. Qual è la risposta alla tua domanda? Sì o no? Per la seconda variante. Re di bastoni e ce lo ritroviamo. 4 di spade. Asso di denari. 8 di spade. 7 di bastoni e ce lo ritroviamo. Allora, la risposta è sì. Però attualmente nelle situazioni, nella condizione attuale è bloccato, perché io vedo che c'è una volontà forte qua, poi però qualcosa si ferma, poi l'asso dei denari, cioè la possibilità alla tua domanda concreta c'è, e sì, c'è un seme reale, però subito dopo arriva questo 8 di spade che è un po' di paura, di convinzioni limitanti, no? E la difesa e la resistenza con il 7 di bastoni, quindi allora, la risposta dell'oracolo è sì, ma non ancora, mettiamola così, perché la possibilità c'è, è concreta, ma in questo momento è come se incontrasse un blocco, cioè qua qualcuno qualcosa è sulla difensiva, potrebbe essere l'altra persona, si è chiesto dell'altra persona o il tuo esterno. Non forzare la situazione perché potrebbe produrre ancora più resistenza, quindi il seme c'è. Però non è che tirandotelo fuori, no? Controlli che sta germogliando, cioè lascia spazio, dice questo, non inseguire e non forzare. Quindi se la tua domanda ovviamente riguarda certamente qualcosa che desideri molto, il messaggio è la porta non è chiusa, va bene? Non c'è la chiave, non cercare di sfondarla, questo è il senso. Quindi mantieni il tuo centro, difendi il tuo valore e non rincorrere quello che deve venire da solo verso di te. Quindi la risposta è sì potenziale, però no alla forzatura. Va bene? Quindi, ragazze mie e ragazzi, detto questo, mi auguro di averti supportato in questa lettura. Io ti abbraccio forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua.